Il linguaggio, dice Ali Smith, è dunque parlare, ma anche scrivere, raccontare le storie. È una specie di gioco di improvvisazione. Ci sono delle parole e intorno alle parole si costruisce una storia. Lo stesso per la costruzione delle parole, ci sono dei suoni, si mettono insieme quei suoni e così si passa dai suoni alle parole, alle storie. Ma non è un gioco di improvvisazione libero, è una improvvisazione guidata, un'improvvisazione che va sulle tracce del senso. Ali Smith nelle sue storie cerca il senso ehm, nell'essenza delle parole e questo per capire, per mettere in rilievo le regole della costruzione del racconto. E allora il suo ultimo romanzo di Ali Smith si intitola Glyph. Glyph, che cosa significa? È una parola, ma non una parola qualsiasi. Inizialmente sembra che non significhi nulla, poi a poco il significato prende corpo. È una storia che inizia piano, piano piano, poi esplode. Quando? E certo, quando questo romanzo esplode uno se ne accorge, è come se se ne accorge. Ma questo non è solo un romanzo sul linguaggio, è una storia che riguarda e da molto vicino l'attualità, ciò che sta accadendo nei nostri giorni. Ci stiamo scontrando con gli interrogativi su cosa accadrà nel mondo nel prossimo futuro per tutta una serie di ragioni. E la distopia esiste per rispondere a queste domande. E le fiabe esistono per rispondere a queste domande. Glyph è un racconto che è metà distopia e metà fiaba. E come ogni distopia e come ogni fiaba riguarda sempre l'epoca in cui è stata scritta. Buongiorno da Giampaolo Alparone. Ora, Ali Smith è una grandissima scrittrice britannica, scozzese. La narrativa britannica di questi ultimi 2 decenni sta producendo romanzi di grande livello e in quest'ambito, secondo me, senza alcun dubbio, Ali Smith è una delle voci più interessanti. Certo, inutile nasconderlo, la Smith è una scrittrice che si può rivelare ostica, diciamo, non è una scrittrice facile e questo romanzo, Glyph, che in fondo è un racconto, è sì breve, ma non è facile. È uscito nel Regno Unito nel 2024 e in Italia a fine agosto 2025 con la traduzione senz'altro impegnativa della bravissima Federica Aceto, che ha tradotto tra gli altri Don DeLillo, Lucia Berlin, oltre ovviamente ad Ali Smith. Ali Smith è una scrittrice che, in tutta onestà, a me piace molto e mi permetto di rimandare alle recensioni su questo canale YouTube di altri suoi 2 romanzi, Coda e Hotel World. Metto in descrizione i link rispettivi di questi 2 video. Glyph, peraltro, è, come dire, la prima metà di un romanzo doppio e la seconda metà non è ancora uscita. Ha detto Ali Smith in un'intervista, gli esseri umani sbagliano sempre le cose prima di farle bene. Così ha detto Ali Smith in un'intervista in cui commentava questo romanzo che si intitola Glyph. Romanzo che, come ho detto prima, è metà distopia, ossia l'invenzione di una società futura indesiderabile e spaventosa, e metà invece fiaba, racconto. C'è un bellissimo breve capitolo in cui i protagonisti, che sono Brie, un adolescente, e Rose, sua sorella un po' più piccolina, per una serie di circostanze strane, vivono temporaneamente senza nessun altro, in una grande casa abbandonata alla periferia di una città. E una mattina escono, vanno nel giardino sul retro della casa e trovano 7 cavalli. Pensano, dobbiamo dargli da mangiare. Ma no, in casa ci sono solo scatolette, i cavalli non mangiano cibo in scatole, e cosa mangiano? Boh,
erba, roba del genere, non scatolette. Fino a quel momento i cavalli li avevano visti solo sui libri e in televisione. Uno in particolare, un cavallo grigio, era lì, quello più vicino a loro. Non ne avevano mai visto uno così da vicino, e libero per di più, e non ne avevano mai sentito nemmeno l'odore di un cavallo, e non avevano mai realizzato quanto fosse bello un cavallo, soprattutto l'occhio era sconvolgente, nel suo colore scuro, e dentro si vedeva la luce. Glyph. Glyph è l'occhio di quel cavallo grigio che le due ragazzine una mattina scoprono. È una parola che ci dice molto su che cosa sono le parole e su quante cose possano trasmettere. Perché le parole, il linguaggio è il modo della nostra capacità di assumere forme diverse, di cambiare, di andare avanti, di divenire cose diverse. Il linguaggio è il modo del nostro movimento, movimento qualitativo intendo, della capacità di divenire, che è il modo umano di stare al mondo. Glyph significa anche allora che dobbiamo prendere ciò che abbiamo e capire quanto in realtà sia potente e usare questo nostro modo di essere. Glyph è una parola che ci racconta del nostro modo di essere nel mondo. Ali Smith sa raggiungere l'intimità, quello che si trova ben nascosto nelle pieghe dell'anima, quello che non salta fuori né spesso né volentieri, ossia, come dire, quelle cose che uno ha dentro, ma che non sono così facili né scontate da tenere tra le mani. Glyph è una storia che inizia piano, piano piano, poi a un certo punto esplode. E allora uno pensa che è valsa proprio la fatica che uno ha dovuto fare un po' all'inizio per entrare nella dimensione psicologica dei romanzi di Ali Smith, dentro ai suoi romanzi. E questo è un libro che parla della omologazione, ehm, di un mondo in cui a tutti viene richiesto di fare le stesse cose, di avere comportamenti prevedibili e codificati, di essere verificabili, e che parla anche della necessità vitale di essere non verificabile, e che parla dei rischi che si corrono a essere non verificabile e della vitalità che porta con sé la condizione della non verificabilità. Glyph, non verificabili rispetto a cosa? Per esempio, maschio o femmina viene chiesto a un certo punto da una bambina. Risposta: sì. Grazie a chi mi ha seguito. Ciao a tutti, alla prossima.